Ciao a tutti, oggi vi spiegherò come alzare la vita dei pantaloni, in questo caso dei jeans, e renderla più comoda, e come stringere la gamba, che prima del mio intervento era leggermente a zampa. Incominciamo con l'occuparci della vita. Il primo passaggio è stato quello di scucire le parti che andavano eliminate o sostituite, cioè la cintura con tutti i suoi passanti e la cerniera con le due patte. La cintura andrà completamente sostituita e la cerniera verrà eliminata. I pantaloni andranno semplicemente ricuciti lungo la linea centrale. Io li ho stretti un po', andando leggermente in diagonale e ottenendo così una vita più stretta di circa 1 centimetro. Poi andrà ripresa l'impuntura centrale, quella con il filo arancione, ripiegando entrambi i margini di cucitura dallo stesso lato e cucendo dal dritto con un punto dritto molto lungo. Si possono riprendere anche le impunture della patta, anche se avranno una funzione solamente decorativa. In questo modo non sembrerà che i pantaloni siano stati modificati. Come per il davanti, ho stretto 1 centimetro anche il dietro. Ho seguito lo stesso procedimento. Ho scucito il centro dietro di circa 7 centimetri, ho cucito in diagonale formando una specie di pens e infine ho rivoltato i margini di cucitura tutti dallo stesso lato e ho ripreso le impunture. Ora ci occuperemo della nuova cintura. Io ho utilizzato una fascia di jersey piuttosto pesante. Taglieremo una fascia del tessuto scelto della larghezza dei nostri fianchi, meno qualche centimetro. Questo dipende dall'elasticità della stoffa. Io avrò tolto una decina di centimetri. Per l'altezza della fascia dovremo calcolare 2 volte l'altezza desiderata, perché la utilizzeremo ripiegata in due. Io ho calcolato 20 centimetri in tutto, comprendendo quindi anche i margini di cucitura. Ripiegheremo in due la fascia nel senso della larghezza e cuciremo insieme le due estremità. Anche qui ho creato una sorta di pens, in modo che la parte alta della fascia, quella che arriverà in vita, fosse più stretta rispetto ai fianchi. Ho rifilato i margini di cucitura e ho ripiegato la fascia in altezza, per poi unirla ai pantaloni. Ho infilato la fascia sui pantaloni, avendo i margini non rifiniti di pantaloni e fascia tutti dallo stesso lato. Dopo aver suddiviso la fascia in 4 parti uguali, ho fatto coincidere la cucitura della fascia con il centro dietro, poi il centro davanti e i due lati. La fascia è un po' più piccola dei pantaloni e l'ho cucita tenendola tesa, un po' come se fosse un elastico. In questo modo ho cercato di ridistribuire l'ampiezza dei pantaloni. Ho lasciato una piccola apertura sul dietro per poter infilare un elastico in vita. L'elastico sarà anche in questo caso un po' più corto della misura della vita. Dopo averlo infilato nella fascia andrà cucito. Io ho utilizzato uno zig-zag, ho sovrapposto le due estremità e le ho cucite insieme seguendo la forma di un quadrato con una diagonale. Poi, dopo essermi assicurata che l'elastico fosse piatto, ho cucito delle piccole tacche sul dietro e sui fianchi per tenerlo fermo in posizione. Infine ho chiuso l'apertura e ho impunturato con il filo arancione sui jeans, ripiegando i margini di cucitura verso il basso. Per le cuciture circolari ho utilizzato sempre la macchina da cucire con il braccio libero, in modo da poter girare più facilmente la stoffa.
In questo modo è stata alzata la vita, questo è il risultato finale. Passiamo alle gambe. Ho scucito le gambe fino a poco sotto il ginocchio, sia del lato interno che da quello esterno. Ho ricucito tutto, scendendo dritta in modo da eliminare l'effetto scampanato. Ho poi eliminato la stoffa in eccesso e ho ripreso le impunture sul lato interno della gamba. In questa fase sarà un po' complicata perché la gamba è ormai stretta, ma arrotolando la gamba attorno al piedino si dovrebbe riuscire a portare a termine l'operazione. Infine ho ripiegato 2 volte la parte di orlo che avevo scucito e l'ho ricucita con il filo arancione. Ed ecco qui il risultato finale. La vita è più alta e decisamente più comoda, infatti non segna più i rotolini. Invece le gambe sono state strette. Grazie per aver guardato il mio video, lasciate un mi piace se è stato interessante e non dimenticate di iscrivervi al canale in modo da essere sempre aggiornati sulle novità. Grazie e alla prossima!